La città fantasma di Consonno si trova all'estremo meridionale delle Prealpi Lombarde. L'antico territorio comunale occupa una superficie di 300.000 metri quadrati, buona parte dei quali sono attualmente coperti da boschi. È posta a 634 metri sopra il livello del mare ed in uno dei punti più alti della zona da cui si riesce a osservare chiaramente il percorso del fiume Adda a partire dal lago di Como, il monte Resegone e tutti i paesi posti al di sotto della collina stessa. Per l'antico borgo di Consonno, l'inizio della fine coincide con l'arrivo in paese del conte Mario Bagno, eccentrico imprenditore che aveva messo gli occhi sul minuscolo paese dal bel panorama e facilmente raggiungibile da Como e da Milano. Il progetto del conte prevedeva la distruzione dell'antico borgo e la costruzione di una grande nuova Consonno, ridisegnata come Città dei Balocchi. Siamo negli anni 60, in pieno boom economico. L'attenzione ai valori ambientali non è ancora nata. Nella Brianza vengono costruiti enormi condomini, vaste aree di campagna vengono distrutte per far posto ad interi quartieri, ma nessuno era mai arrivato a tanto. Nulla ferma il conte Mario Bagno, che in quegli anni con la sua impresa edile costruiva strade, autostrade e piste di aeroporti in tutta l'Italia. Con atto notarile dell'8 gennaio del 1962, le famiglie Anghileri e Verga, proprietarie per tramite dell'immobiliare Consonno Brianza di tutta Consonno, cedono tutte le quote di partecipazione alla società della famiglia Bagno. Il passaggio di quote e conseguentemente l'acquisto di tutto il borgo di Consonno avviene per il prezzo di 22 milioni e 500 mila lire. Per Consonno è l'inizio della fine. Da quel momento Mario Bagno, per gli anziani del posto, diventa il conte Amen. Povera di mezzi di lavoro, non c'era niente qui. Tutti posteggiano le macchine, tutti vanno in giro sulla mia proprietà a raccogliere le castagne, a raccogliere i funghi, andare alla caccia, andare a fare le merende, mai nessuno gli dice tanto così. Credo che ce ne sia poche proprietà private che gli dia un agio alla gente di libertà, è vero, come glielo do io. Eppure, malgrado ciò, ci sono certa gente che criticano. Non so come si possa vivere uno che possa avere l'incoraggiamento di fare delle cose nuove per poi ricevere degli insulti, ecco. L'imprenditore propone all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Veganò, di realizzare una strada camionabile per unire Olginate a Consonno. Con delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 1961, il Consiglio Comunale approva il progetto della nuova strada, che andava poi donata al Comune. La nuova strada fu presto realtà ad opera dell'impresa del Conte Bagno, ma da quella nuova via, per un collegamento comodo ad Olginate, iniziarono ad affluire ruspe, camion e betoniere. In un primo tempo il conte Bagno diede ad intendere che le caratteristiche agricole del borgo sarebbero rimaste inalterate, seppur integrate da un incremento turistico. In quel periodo, inoltre, la crisi dell'agricoltura indusse molta gente a lasciare il paese per trovare lavoro nelle industrie sorte a Olginate. Chi aveva scelto di restare a Consonno vedeva di buon occhio l'idea di far diventare Consonno un centro agroturistico. Gli alberghi avrebbero portato lavoro e turisti che potevano acquistare prodotti della terra. Ben presto però il conte Bagno fa capire che mira alla costruzione di una pacchiana Las Vegas della Brianza. L'imprenditore non si ferma davanti a nulla e casa dopo casa il vecchio borgo di Consonno cade. Alla fine dei lavori si salveranno solo la chiesa di San Maurizio con l'attigua casa del cappellano ed il cimitero, posto su un poggio a nord di Consonno. I consonnesi ricordano ancora oggi i giorni della demolizione. Le ruspe attaccavano le case con ancora all'interno gli abitanti o gli animali nelle stalle, bisognava scappare fuori tutti in fretta e furia. Anche la collina adiacente al cimitero viene attaccata dalle ruspe. Limita il panorama e il conte Bagno la fa abbassare con l'esplosivo e ruspe, in modo che si possano ammirare da Consonno il Resegone e le Prealpi Lecchesi. Consonno città dei balocchi nasce senza un progetto, ma estemporaneamente.
Il conte Bagno fa costruire quanto pensa una mattina ed il giorno dopo fa demolire quanto costruito perché ha cambiato idea. Uno tra i progetti più ambiziosi di Mario Bagno sarebbe stato quello di realizzare un autodromo. In un'intervista concessa alla televisione svizzera, che stava producendo un documentario su Consonno, disse che tale circuito avrebbe avuto una lunghezza ridotta ma un'eleganza quasi pari al contesto europeo. È uno dei più belli per la zona panoramica, quasi d'Europa. Vorrei dirlo forte perché forse un circuito così, se avrò i mezzi, non ci sarà l'uguale. In pochi anni a Consonno sorsero dei ristoranti, una balera, un albergo di lusso, diverse costruzioni con richiami alle più variegate culture, un castello medievale e il celeberrimo minareto. Mario Bagno però volle continuare a costruire nuove attrattive come un campo di calcio, uno di pallacanestro, uno di tennis, uno di bocce, uno di golf, una pista per il pattinaggio, un Luna Park e un giardino zoologico. Consonno era ormai diventato un centro di divertimenti che spesso ospitava nei propri locali grandi personaggi della musica e dello spettacolo per serate a tema. Sulla strada di Consonno, ad accogliere i visitatori, c'erano delle imponenti insegne che recitavano: "A Consonno è sempre festa", oppure "Consonno è il paese più piccolo ma il più bello del mondo". Come per ogni località turistica, anche Consonno aveva le proprie cartoline postali illustrate. Molto soddisfatto. A me sembra come andare al parco di divertimenti, un po' come per esempio, non so, le favole, ecco. Il minareto è l'edificio più imponente di tutta la città dei Balocchi, al centro del quale è posta una torre che secondo Mario Bagno tutti avrebbero ammirato e ricordato. Il nome dato a questa struttura nasce dalla somiglianza della predetta torre con quella presente in quasi tutte le moschee. Al piano terra c'era una lunga galleria commerciale con dei vani adibiti a negozi, mentre al piano primo e al secondo piano c'erano degli appartamenti disposti in serie di circa 70 metri quadri ciascuno. Di fronte al complesso era presente una grande fontana che emetteva scenografici getti d'acqua. L'elenco dei divertimenti comprendeva una lussuosa balera chiamata Salone delle Feste, con la pista all'aperto. Nello stesso stabile era anche possibile usufruire di una pedana dedicata all'autoscontro, oppure mangiare in una tavola calda, conosciuta con il nome Il Ristorantino. Il missile bagno era una costruzione a forma di pagoda nel quale era posizionato un cannone d'artiglieria. Si pensa che nell'idea del suo progettista tale fabbricato cercasse di rappresentare la volontà dei cittadini di Consonno di lottare contro il trascorrere del tempo. Un trenino panoramico permetteva ai visitatori di fare un giro turistico di tutto il borgo. Il percorso durava circa 20 minuti e dava la possibilità ai turisti appena arrivati di avere una vista d'insieme delle attrazioni di quella che voleva diventare la Las Vegas della Brianza. Nel 1966 le continue piogge favorirono il movimento di masse di fango che l'anno successivo provocarono una prima frana che invase proprio la strada eretta da Mario Bagno. Quest'ultimo riparò molto velocemente i danni e continuò nella sua opera di edificazione, anche se il flusso di turisti in visita a Consonno iniziò a registrare un'inversione di tendenza. Nel 1976 una seconda frana distrusse però la stessa via, decretando così la fine della città dei Balocchi. Nel 1981 Mario Bagno provò a sistemare la strada e a rilanciare la località, ma i turisti, non più attratti dalle novità del posto, iniziarono a disertarla e anche gli abitanti cominciarono ad andarsene. Tutti i caseggiati vennero a poco abbandonati. Il 22 ottobre del 1995 Mario Bagno morì all'età di 94 anni. La casa di riposo che fece sistemare all'interno del vecchio Hotel Plaza per tentare di riportare Consonno agli antichi splendori fu definitivamente chiusa nel giugno del 2007.
Pochi giorni dopo tale chiusura, il paese ricevette il colpo di grazia, rappresentato da un rave party chiamato Summer Alliance, che venne organizzato a Consonno dal 29 giugno al 1 luglio del 2007 e che vide la partecipazione di oltre 1000 persone. Durante quelle 3 convulse giornate, parecchie strutture furono imbrattate da graffiti e ulteriormente danneggiate. Nel 2014 gli eredi di Mario Bagno avevano messo in vendita la proprietà su un sito web di annunci al prezzo di 12 milioni di euro per demolirla e sostituirla con nuove strutture residenziali, ricettive e commerciali, però alla fine l'operazione non sortì alcun esito. Tentarono anche di trasformarla in una città di giovani, ma l'elevata contropartita economica della loro richiesta portò a un altro nulla di fatto. Oggi Consonno si presenta in uno stato di abbandono e degrado. Molti degli edifici rimasti sono pericolanti e ne è sconsigliato l'accesso per motivi di sicurezza. L'atmosfera che si respira è surreale. Le strane costruzioni e la vegetazione spontanea invadono gli edifici mai completati e gli archi arrugginiti. Il fascino di Consonno è anche questo. Un panorama surreale ma assolutamente aderente alla sua incredibile storia. Da questi ruderi ancora emergono tutti gli strati di umanità che hanno attraversato un luogo ancora in grado di conservare tutto il suo fascino decadente. Nel bene e nel male qui si incontra tutto il vissuto di oltre mezzo secolo di storia. Un non luogo che anche la natura più che nascondere ha cercato di inglobare. Memoria storica di macerie umane che si raccolgono ad ogni passo dentro e fuori le mura di questo avanzo di città. Tracce di vita che nonostante tutto meritano ancora rispetto.